Lezione 1. Campagna di benvenuto. La campagna che hai citato sembra intrigante. Accoglie tutti nelle tue case e nei tuoi quartieri. Sì, è una grande iniziativa per promuovere lo spirito di comunità? Assolutamente. Costruire connessioni può rafforzare i quartieri. Penso che incoraggi le persone a interagire l'una con l'altra. Sì, è così importante creare un senso di appartenenza. E aiuta ad abbattere le barriere tra i diversi gruppi. Esattamente. Tutti meritano di sentirsi accolti e apprezzati. Adoro quell'idea. È un modo meraviglioso per promuovere l'inclusività. Troviamo modi per sostenere iniziative come questa nella nostra comunità. Lezione 2. Esplorando le montagne rocciose. Alcuni dei paesaggi montani più famosi della Terra sono concentrati nelle montagne rocciose canadesi. Assolutamente! I panorami sono semplicemente mozzafiato. Ho sentito che i sentieri escursionistici offrono panorami incredibili. Sì, è un paradiso per gli escursionisti con così tante opzioni da esplorare. Posso solo immaginare quanto siano maestose le cime dal vivo. Sicuramente, anche la fauna selvatica e la natura sono meravigliose. Mi piacerebbe vedere da vicino i laghi turchesi e le imponenti montagne. Anch'io. È una destinazione che cattura davvero la bellezza della natura. Pianifichiamo un viaggio per viverlo insieme. Lezione 3. Responsabilità ambientale. Dobbiamo affrontare il modo in cui l'inquinamento ha influito sul nostro suolo, sui fiumi e sulle foreste. Assolutamente. È preoccupante vedere l'impatto sull'ambiente. Sì, queste risorse naturali ci sono state lasciate in eredità dai nostri antenati. Ed è nostra responsabilità proteggerli per le generazioni future. Esattamente. Dovremmo promuovere pratiche sostenibili per invertire i danni. Sì. Ogni piccola azione può contribuire a un cambiamento più grande. È importante aumentare la consapevolezza su questi problemi. Sicuramente, l'istruzione svolge un ruolo cruciale nella promozione della gestione ambientale. Troviamo modi per essere coinvolti negli sforzi di conservazione locali. Lezione 4. Etichetta telefonica. Hai sentito parlare della nuova politica sul codice di abbigliamento al lavoro? No, qual è il cambiamento? Stanno implementando un codice di abbigliamento più rilassato per promuovere il comfort. Sembra interessante. Penso che possa risollevare il morale. Sì. Le persone spesso ottengono risultati migliori quando si sentono a proprio agio. Assolutamente, ma mi chiedo come definiscano rilassato. Penso che consentano un abbigliamento più casual come jeans e belle camicie. È fantastico. È bello avere un po' più di libertà nel modo in cui ci vestiamo. Sì, si tratta di bilanciare professionalità e comfort. Lezione 5. Cambiamenti nel comportamento. Per le persone che hanno vissuto questo periodo, i cambiamenti sono sembrati piuttosto drammatici. Assolutamente. Il mondo si è trasformato in tanti modi, soprattutto socialmente.
Sì, e questi cambiamenti spesso influenzano i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. Trovo affascinante il modo in cui gli eventi storici modellano la nostra vita quotidiana. Esattamente, le persone si adattano al loro ambiente creando nuove norme e tradizioni. Sì, ed è interessante vedere come le diverse generazioni rispondono a questi cambiamenti. Giusto. Ogni generazione ha le sue sfide e i suoi trionfi unici. Penso che comprendere questi comportamenti ci aiuti a connetterci meglio con gli altri. Sicuramente, ci ricorda la nostra esperienza umana condivisa. Lezione 6. Weekend Getaway. Sembra perfetto. Per quanto tempo resterai? Solo per una settimana, poi torno a casa. Non vedo l'ora di esplorare. È una bella quantità di tempo per immergersi davvero nell'esperienza. Sì, voglio provare il più possibile mentre sono lì. Cosa C? È nella tua lista delle cose da non perdere per il viaggio? Mi piacerebbe visitare alcuni mercati locali e siti storici. Sembra eccitante. È sempre divertente conoscere nuove culture. Assolutamente. Voglio immergermi nelle usanze locali. E non dimenticare di scattare tante foto per ricordare i momenti. Lezione 7. Cambiamenti alimentari sani. È fantastico. Quali modifiche hai apportato alla tua dieta? Bene, ho iniziato a incorporare più frutta e verdura nei miei pasti. È una mossa intelligente. I prodotti freschi sono così importanti per la salute. Sì, mi sento più energica e ora i miei pasti sono più colorati. Lo adoro. Mangiare sano può essere tanto piacevole quanto benefico. Esattamente. Cerco anche di ridurre il più possibile gli alimenti trasformati. È una buona idea. I cibi integrali forniscono un'alimentazione migliore. Sì, è incredibile come piccoli cambiamenti possano fare una grande differenza. Sono d'accordo. Condividiamo alcune ricette salutari la prossima volta che cuciniamo insieme. Lezione 8. Rimanere motivati. Trovo che avere un compagno di allenamento mi aiuti a mantenermi motivato ad andare ogni giorno. Questa è un'ottima strategia. Rende gli allenamenti più piacevoli, vero? Sì, ci riteniamo responsabili l'un l'altro, il che è davvero utile. Assolutamente. È bello avere qualcuno con cui condividere il viaggio. Inoltre, potete spingervi a vicenda per provare nuovi esercizi. Esattamente. Mantiene le cose fresche ed eccitanti nella routine. Penso che aiuti anche a celebrare i progressi degli altri. Sì, un po' di incoraggiamento fa molto per il fitness. Troviamo un momento per allenarci insieme e motivarci a vicenda. Lezione 9. Piani di viaggio per il fine settimana. Penso che un viaggio di fine settimana sarebbe l'ideale. Sembra un'ottima idea. Quando vuoi partire? Possiamo partire sabato presto e tornare domenica. Perfetto. Questo ci dà un'intera giornata per esplorare. Sì. Possiamo sfruttare al massimo il nostro tempo libero.
Hai in mente una destinazione specifica? Stavo pensando di andare in montagna per fare delle escursioni. Sembra incredibile. Adoro stare nella natura. Anch'io. Iniziamo a pianificare i dettagli del nostro viaggio? Lezione 10. Disponibilità delle camere. Sì, abbiamo una camera per te. Fantastico, attendiamo con impazienza il nostro soggiorno. Ottimo. Hai preferenze specifiche per la tua camera? Mi piacerebbe una camera con una bella vista se possibile. Assolutamente. Abbiamo diverse opzioni con paesaggi meravigliosi. Sembra perfetto, non vedo l'ora di rilassarmi e godermi il panorama. C. È qualcos'altro che vorresti richiedere durante il tuo soggiorno? Forse qualche consiglio per le attrazioni locali? Certo, ti fornirò un elenco di luoghi imperdibili. Lezione 11. La rivoluzione russa. Il XX secolo ha portato molti cambiamenti in Russia, specialmente durante la rivoluzione. Sì. È stato un periodo così tumultuoso, con così tanto in gioco per tutte le persone coinvolte. Assolutamente. La caduta della monarchia ha cambiato il corso della storia. E figure come Anastasia sono diventate simboli di quel cambiamento. Sì, la sua storia è allo stesso tempo tragica e affascinante. Mi chiedo come sarebbero state diverse le cose se la rivoluzione non fosse avvenuta. È interessante pensare alla storia alternativa. Sicuramente, l'impatto sulla cultura e sulla società è stato profondo. È un promemoria di quanto velocemente le cose possono cambiare nel mondo. Lezione 12. Racconti di viaggio. Di recente, sono andato a Bali il mese scorso. Sembra incredibile. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? Mi è piaciuto molto esplorare le spiagge, erano assolutamente meravigliose. Ho sentito che i tramonti sono mozzafiato. Sì, lo sono davvero. Ognuno sembrava un dipinto nel cielo. Hai provato del cibo locale mentre eri lì? Oh, sicuramente. I sapori erano incredibili, specialmente il pesce fresco. Posso solo immaginarlo. Bali ha una scena culinaria così ricca. Lo fa davvero. Non vedo l'ora di tornare indietro ed esplorare di più. Lezione 13. La passione per il pianoforte. Ti ho sentito suonare il piano, è fantastico. Sì, adoro suonare musica. Ti esibisci in qualche gruppo? Al momento no, ma ho sempre voluto unirmi a uno. Sarebbe eccitante. Giocare con gli altri porta un'energia diversa. Lo fa davvero. Penso che collaborare possa ispirare la creatività. Assolutamente. Inoltre, è un ottimo modo per incontrare nuove persone che condividono la tua passione. Sì, mi piacerebbe trovare un gruppo locale con cui suonare. Dovresti assolutamente darci un'occhiata. Potrebbe portare a delle incredibili opportunità. Lo farò. La musica è un modo meraviglioso per entrare in contatto con gli altri.
Lezione 14. Storie personali. È una storia che non ho letto in un libro o imparato in classe. Sembra intrigante. Di cosa parla la storia? L'ho visto e l'ho vissuto, proprio come molti di voi. Questo lo rende molto più efficace. Le esperienze personali risuonano sempre. Sì, modellano la nostra comprensione del mondo in un modo unico. Sono d'accordo. Condividere queste storie può ispirare gli altri a riflettere sui propri viaggi. Esattamente, è importante condividere sia le lotte che i trionfi. Sì, queste narrazioni ci aiutano a connetterci a un livello più profondo. Mi piacerebbe sapere di più sulle tue esperienze. Lezione 15. La passione per la fotografia. La fotocamera può ancora scattare bellissime foto, anche con modelli più vecchi. Questo è vero. È tutta una questione di abilità del fotografo. Sì, un buon occhio può fare una grande differenza nella fotografia. Adoro il modo in cui alcune persone riescono a catturare le emozioni attraverso le loro lenti. Esattamente, è come raccontare una storia senza parole. Sì, che tipo di fotografia ti piace? Sono particolarmente attratta dalla fotografia di paesaggio. Meraviglioso! La natura ha così tanta bellezza da offrire. Sono d'accordo, organizziamo insieme una passeggiata fotografica qualche volta. Lezione 16. Viste delle camere. Le viste e le camere spaziose sono incredibili. Sì! Adoro stare in un posto aperto e invitante. Hai preso una decisione definitiva su dove alloggiare? Sono propenso a un posto che abbia sia una vista fantastica che un comfort. Sembra perfetto. L'atmosfera giusta può fare la differenza. Assolutamente. Migliora l'intera esperienza di viaggio. Sì, ed è bello avere uno spazio accogliente in cui tornare dopo una giornata di esplorazioni. Non vedo l'ora di sedermi sul balcone e godermi il panorama. Anch'io! Finalizziamo presto i nostri piani. Lezione 17. A partire da domani? A partire da domani, possiamo iniziare la nostra nuova routine. Ok, sembra fattibile. Dovremmo concentrarci su obiettivi specifici? Sì, penso che aiuterebbe a fissare obiettivi chiari per noi stessi. Sono d'accordo. Ci mantiene motivati e sulla buona strada. Che ne dici di iniziare con l'esercizio fisico e un'alimentazione sana? Sembra fantastico. Un approccio equilibrato è importante. Sì, possiamo sostenerci a vicenda lungo la strada. Assolutamente. Avere un amico rende più facile rimanere impegnati. Facciamo il check-in regolarmente per ritenerci responsabili l'un l'altro. Lezione 18. Strategia di decluttering. Ottima scelta! Prendiamo tutto e dividiamo gli oggetti in pile da conservare, donare o scartare. Sembra un piano solido. Ci aiuterà a capire di cosa abbiamo veramente bisogno. Esattamente! È incredibile quanta roba accumuliamo nel tempo.
Sì, a volte ci aggrappiamo a cose che non ci servono più. Giusto. Questo processo sarà rinfrescante e liberatorio. Non vedo l'ora di vedere quanto spazio creeremo. Sarà molto più leggero una volta che avremo finito. Sì. Inoltre, donare oggetti può aiutare gli altri, il che è gratificante. Assolutamente. Cominciamo. Sono pronto a riordinare. Lezione 19. Pianificazione delle attività. Stavo pensando al nostro programma. Potremmo fare un'attività al mattino e un'altra nel tardo pomeriggio. Sembra una buona idea. Ci dà il tempo di rilassarci nel frattempo. Sì, prenotiamo i biglietti per l'evento pomeridiano. Ottimo. Cosa avevi in mente per la mattinata? Forse possiamo visitare un museo locale o fare un'escursione. Adoro queste opzioni. Entrambi sono perfetti per iniziare la giornata. Esattamente. Decidiamo presto in modo da poter prendere le disposizioni necessarie. Sì, sono entusiasta di esplorare tutto. Anch'io. Sarà una giornata fantastica. Lezione 20. Cambiamenti nel comportamento. Per le persone che hanno vissuto questo periodo i cambiamenti sono sembrati piuttosto significativi. Assolutamente. È affascinante come i cambiamenti sociali possano influire sul comportamento. Sì, il modo in cui le persone interagiscono tra loro si è evoluto molto. Sono d'accordo. La tecnologia, ad esempio, ha trasformato gli stili di comunicazione. Esattamente. Le persone sono più connesse, ma a volte si sentono isolate. Questo è vero. È interessante come queste dinamiche si svolgono nella vita di tutti i giorni. Sì, e comprendere questi cambiamenti può aiutarci a gestire meglio le relazioni. Sicuramente. Si tratta di adattarsi al mondo che ci circonda. Penso che sia importante riflettere su come possiamo migliorare le nostre interazioni. Lezione 21. Elementi essenziali per l'imballaggio. Non dimenticare di mettere in valigia scarpe da trekking, crema solare, repellente per insetti e un kit di pronto soccorso. Buona chiamata! Questi articoli sono essenziali per un'escursione di successo. Sì, una calzatura adeguata può fare una grande differenza sul sentiero. Assolutamente! Il comfort è fondamentale quando si è fuori per ore. E la protezione solare è un must per proteggersi dalle scottature. Sicuramente! L'ho imparato a mie spese durante la mia ultima escursione. Il repellente per insetti è altrettanto importante per tenere lontani gli insetti. Sì! Non sopporto quando le zanzare rovinano una bella giornata. E un kit di pronto soccorso ci assicura di essere preparati per eventuali lesioni lievi. Lezione 22. Strategia di cucina. È un buon piano! Inizierò facendo soffriggere le cipolle e l'aglio. Perfetto! Questi aromi riempiranno la cucina di un profumo così caldo. Sì, e poi aggiungerò i pomodori per farli cuocere a fuoco lento. Sembra delizioso! È incredibile come ingredienti semplici possano creare magia. Esattamente. Cos'altro pensi che dovremmo includere nel piatto?
Forse delle erbe fresche per un sapore in più? Ottima idea! Basilico fresco o origano migliorerebbero il piatto. Assolutamente, assicuriamoci di avere tutto pronto prima di iniziare. Non vedo l'ora di godermi questo pasto insieme. Lezione 23. Piani per il fine settimana. Sembra divertente. Per quanto tempo rimarrai in viaggio? Solo per una settimana, poi torna a casa. Sono entusiasta di esplorare. Una settimana è il tempo perfetto per vedere molte cose. Sì, ho una lista di luoghi che voglio visitare mentre sono lì. È fantastico. Cosa c'è? È in cima alla tua lista? Voglio davvero dare un'occhiata ad alcuni mercati locali e provare il cibo di strada. Incredibile! Il cibo di strada è spesso il modo migliore per vivere un posto. Esattamente! Non vedo l'ora di assaggiare tutti i diversi gusti. Assicuriamoci di pianificare bene il nostro itinerario. Lezione 24. Cambiamenti dietetici. È fantastico! Quali modifiche hai apportato alla tua dieta? Bene. Ho iniziato a incorporare più cibi integrali e meno cose lavorate. È una mossa intelligente. Mangiare cibi integrali può davvero migliorare la tua salute. Assolutamente. Mi sento più energico da quando ho apportato quei cambiamenti. Sì, frutta e verdura fresche fanno una grande differenza. Ho anche iniziato a preparare i pasti, il che mi aiuta a rimanere in pista. Questa è un'ottima strategia. Fa risparmiare tempo durante la settimana. Esattamente. Inoltre è soddisfacente avere pasti sani pronti all'uso. Mi piacerebbe saperne di più sulle tue idee per la preparazione dei pasti. Lezione 25. Motivazione fisica. Per rimanere motivati, trovo che un compagno di allenamento sia davvero utile. È un'ottima idea. Rende gli allenamenti molto più piacevoli. Esattamente. Ci riteniamo responsabili l'un l'altro, il che è così importante. Sono d'accordo. È bello avere qualcuno che ti spinge a presentarti. Sì, e può portare a provare nuovi esercizi insieme. Assolutamente. Mantiene le cose fresche e divertenti. Inoltre, celebrare i progressi reciproci è incoraggiante. Sì. Un po' di motivazione può fare molto nel fitness. Troviamo un momento per allenarci insieme qualche volta. Lezione 26. Idee per un viaggio nel fine settimana. Penso che un viaggio di fine settimana sarebbe l'ideale per noi. Sembra perfetto. Quando vuoi partire? Possiamo partire sabato presto e tornare domenica. Questo ci dà tutto il tempo per esplorare. Esattamente. Hai una destinazione in mente? Che ne dici delle montagne? Mi piacerebbe fare escursioni. Ottima scelta. Lo scenario sarebbe fantastico. Sì, mettiamo in valigia la nostra attrezzatura e facciamo dei piani. Sono emozionato. Sarà una vacanza meravigliosa. Lezione 27. Ingredienti per la pasta.
Abbiamo bisogno di alcuni ingredienti aggiuntivi per completare il pasto. Giusto! Penso che dovremmo preparare un piatto di pasta. Suona bene. Che tipo di salsa dovremmo usare? Adoro la marinara classica. È sempre un successo. È un'ottima scelta. Il basilico fresco lo migliorerà davvero. Sì? E dovremmo aggiungere dell'aglio per insaporire ancora di più. Perfetto. Raccogliamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per realizzarlo. Non vedo l'ora di creare qualcosa di delizioso insieme. Anch'io. Cucinare con ingredienti freschi è il massimo. Lezione 28. Il London Eye. Un giro sul London Eye offre una vista mozzafiato sullo skyline della città. Assolutamente! È una tappa obbligata quando si visita Londra. Sì, le viste panoramiche sono mozzafiato, soprattutto al tramonto. Posso solo immaginare quanto deve essere bello da lassù. Esattamente. Vedere il Tamigi e tutti i monumenti è incredibile. Mi piacerebbe fare molte foto da lassù. Sì, è il luogo perfetto per foto memorabili. Assicuriamoci di includerlo nel nostro itinerario. Sicuramente sarà il momento clou del nostro viaggio. Lezione 29. Pizza fatta in casa. Sembra divertente. Cosa cucini oggi? Sto facendo la pizza fatta in casa partendo da zero. Davvero? È fantastico. Quali condimenti hai intenzione di usare? Sto pensando a una classica margherita con basilico fresco e mozzarella. Sembra delizioso. Gli ingredienti freschi fanno la differenza. Sì! Adoro quanto possa essere personalizzabile la pizza. Assolutamente. Potremmo persino creare mezza pizza e metà per variare. Ottima idea! Prepariamo insieme dei divertenti condimenti. Non vedo l'ora. Cucinare insieme è sempre piacevole. Lezione 30. Aspirazioni presidenziali. È interessante come sia diventato famoso al di fuori del Texas. Sì, ma allora perché così tante persone volevano che si candidasse alla presidenza nel 2000? Penso che sia stata la sua personalità carismatica ad attirare le persone. Assolutamente! Aveva un modo per entrare in contatto con le persone a livello personale. Inoltre, il suo background nella politica del Texas gli ha dato una base solida. Sì, questo è stato fondamentale per ottenere l'attenzione e il sostegno nazionali. Molti lo vedevano come una nuova alternativa ai politici affermati. Esattamente. Il suo messaggio ha risuonato tra molti elettori. È affascinante come la percezione pubblica possa cambiare così rapidamente in politica. Lezione 31. Piantare alberi. Penso che sostenere le organizzazioni che piantano alberi potrebbe fare la differenza. Assolutamente. Gli alberi sono vitali per il nostro ambiente e il clima. Sì, aiutano a ridurre l'anidride carbonica e forniscono ossigeno. Inoltre, creano habitat per la fauna selvatica, il che è così importante.
Esattamente. E piantare alberi può anche abbellire le comunità. Sì, è un atto semplice che può avere un impatto duraturo. Adoro il modo in cui tali iniziative coinvolgono le persone nella gestione ambientale. Sicuramente, incoraggia tutti a partecipare alla protezione del nostro pianeta. Cerchiamo organizzazioni locali che possiamo sostenere insieme. Lezione 32. Seguire. Dobbiamo seguire tutto per assicurarci che sia sulla buona strada. Sì, eccellente! Non possiamo permetterci ritardi in questo progetto. Esattamente. Una comunicazione tempestiva è fondamentale per far sì che le cose procedano senza intoppi. Sono d'accordo. È importante fare il check-in con tutte le persone coinvolte. Facciamo un elenco di tutte le attività che richiedono la nostra attenzione. Buon piano! In questo modo possiamo dare priorità a ciò che è più urgente. Sì, mi occuperò di contattare i fornitori per gli aggiornamenti. E posso contattare il team per confermare i loro progressi. Perfetto. In seguito ci riorganizzeremo per discutere dei nostri prossimi passi. Lezione 33. Navigazione delle modifiche. In che misura hai notato i cambiamenti nell'ambiente circostante? È impressionante. Ho visto parecchie trasformazioni ultimamente. Alla fine sei riuscito a orientarti o avevi bisogno di assistenza? Sono riuscito a trovare la mia strada, ma all'inizio è stato un po' confuso. Posso capire. I posti nuovi possono essere travolgenti finché non si acquisisce familiarità. Sì, ma anche esplorare può far parte del divertimento. Assolutamente, ogni svolta può portare a nuove scoperte. Adoro l'avventura di trovare gemme nascoste in una città. Anch'io, rende il viaggio molto più emozionante. Lezione 34. Avventure di shopping. Molto divertente. Dove sei andato? Ho visitato alcuni mercati locali e ho trovato alcuni ottimi negozi. Ci sono buoni negozi che mi consigliate? Sì! Ho trovato una boutique fantastica, con abiti unici. Sembra incredibile. Adoro scoprire gemme nascoste come quelle. Anch'io. È sempre emozionante trovare qualcosa di speciale e diverso. Hai trovato qualcosa che non hai potuto resistere all'acquisto? Assolutamente! Non potevo lasciarmi sfuggire una bellissima sciarpa fatta a mano. Meraviglioso! Le sciarpe possono davvero aggiungere stile a qualsiasi outfit. Lezione 35. La cortesia è importante. Alcuni comportamenti potrebbero irritare gli altri. È importante essere consapevoli. Assolutamente. Una persona educata evita di suonare musica a volume troppo alto nei luoghi pubblici. Sì. Questo è un ottimo esempio di rispetto per gli altri. Penso che semplici atti di gentilezza possano fare una grande differenza. Sicuramente, crea un ambiente più piacevole per tutti. Sì, e dà un tono positivo alle interazioni sociali. Sono d'accordo. Essere gentili può portare a una comunicazione generale migliore.
Esattamente, impegniamoci a praticare la gentilezza nella nostra vita quotidiana. È un'ottima idea. I piccoli gesti possono avere un grande impatto.